Beh, che dire, giorno perfetto, giorno perfetto. Beh dai, buono così. Perso anche il bus. Are you gonna be like narrating? Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo. Questo video vi mostrerà più o meno cosa è successo in savana prima dell'uragano che è successo questo weekend qua. Si parla del weekend del 27, è successo tutto, no, è successo tutto il 26 settembre e dei danni ce ne sono ancora a tuttora, ma comunque il video vi mostrerà e anche narrerà un po' di com'è la situazione in savana. Innanzitutto prima di iniziare però vorrei dare una piccola lezione su come si formano gli uragani. Non sono un esperto, sono solo un po' informato un attimo. E in poche parole, da quello che ho capito, se tu abiti in una zona vicino all'oceano e piove molto in quel momento, una volta che la pioggia finisce, se arriva una botta di caldo, diciamo che il calore dell'acqua poi può contribuire a creare alla formazione di questi uragani. Penso che sia così, ragazzi. Comunque, vabbè, qua succede, punto e basta. Il giorno dopo ero molto incuriosito dalla cosa e quindi verso le 8 di mattina mi sono svegliato per andare a controllare un po' la città, cosa era successo, e anche durante la sera mi sono detto, ma chissà come sono sopravvissuti i senza tetto. Allora sono andato in questa piazza di Serra dove si trovano, diciamo, questi senza tetto qua e ho chiesto loro delle domande. Avrei voluto registrare, però vabbè, mi sentivo un po', cioè, mi sarei sentito un po' a disagio a chiedergli, ehi, posso registrare per un video? Quindi non l'ho fatto. Ma vi voglio raccontare quello che mi hanno detto. Praticamente loro più o meno tra di loro si conoscono e quindi una volta che è successo questo uragano qua, diciamo, si sono trovati per vedere come stavano. Che ne so, magari sanno che quella persona abita oppure dorme la notte in quel punto là e quindi si vanno a controllare. E mi fanno che facendo così si sono poi tutti radunati vicino alla riva dove mi hanno detto che lì non ci sono stati gravi danni. Sempre a loro gli ho chiesto, gli faccio, ma dov'è la panchina di Forrest Gump? Perché non c'è nella piazza principale? E mi fanno che innanzitutto c'è stato solo per 3-4 mesi, o 3-4 settimane, comunque molto poco tempo perché tante persone rischiano di fare un incidente perché volevano fare la foto in macchina, la gente voleva rubarla, volevano scriverci magari sopra e robe varie, e quindi l'hanno dovuta togliere quasi subito. E comunque quella panchina era solo per il set, non era originariamente lì. Però, se uno è veramente interessato, si trova al museo principale del museo storico del distretto di Savannah. È stato interessante perché non lo sapevo. E quindi mi ha fatto piacere anche conversare un po' con loro, chiedergli della loro vita, e gli ho chiesto anche questa cosa qua di Forrest Gump, piccola chicca. Questo weekend ho anche conosciuto delle ragazze hippie americane, è stato molto interessante come avventura, diciamo, perché diciamo che loro sono state le persone che cioè, se io fossi in Italia e non fossi mai stato in America, basandomi sui film, eccetera, ho un'idea di come sono le ragazze americane, come vivono, no? Tipo, non sto qua a spiegare, ognuno ha la propria idea, no? Però penso che ci abbiamo un'idea comune di come possono essere, no? Erano esattamente come me le aspettavo, è stato molto divertente. Loro venivano dal Tennessee qua, e sono state qua in vacanza questo weekend qua in Savannah, e mi hanno raccontato che innanzitutto l'uragano non ha colpito solo Savannah, ha colpito molte zone del sud dell'America. Non Sud America, sud dell'America. Ha colpito anche quindi le strade, e mi fanno che per esempio la strada che loro hanno fatto per arrivare fino a qua, ora non possono farla al ritorno perché la strada è bloccata, è chiusa, distrutta. Non ho esattamente capito distrutta come, cioè se tipo hanno proprio l'asfalto o se ci sono semplicemente gli alberi addosso che bloccano la strada, lo so. Però ecco, è stato interessante sapere come appunto persino altre zone hanno avuto questi problemi, come loro non possono tornare indietro facendo quella strada lì e quindi devono fare una strada alternativa passando per, mi sembra, Atlanta invece che per il sud della Carolina. Però vabbè, tutto qua. Comunque vi lascio al video ragazzi, ci si vede nel video.
c'è stato un hurricane, un tornado, perché in questa città è abbastanza comune come cosa. Molte volte diciamo, la scuola ha chiuso per allerta tornado, però oggi è stata la prima volta che ne è capitato uno veramente nella città. E sì, un bel rumore, tanto casino, si faceva fatica a dormire perché continuavi a sentire le finestre sbattere. Cioè adesso dovevo avere anche uno screenshot di una persona che ha visto proprio il tornado, e la città è tutta praticamente un po' è mezzo distrutta, tipo le segnaletiche non vanno. Dopo l'uragano, raga, le luci non vanno, quindi si attraversa la strada in modo napoletano. È tutto silenzioso, poi vabbè qua vabbè, si vede il parco, vabbè. E è tutto chiuso, anche è tutto chiuso, internet non va, tipo sembra di essere un po' tornati ai vecchi tempi dove non va niente, non c'è internet, non c'è niente. Però è interessante, adesso vediamo se trovo qualcosa, tipo adesso voglio fare un giro per la città e magari riesco a mostrarvi qualcosa di interessante che il tornado ha fatto. Poi una cosa che loro hanno che noi non abbiamo, quando ci sono tipo allerte super importanti, come per esempio il tornado, oppure quando magari c'è un criminale in zona, il telefono ti arriva una notifica del telefono che è fortissima e non puoi, diciamo, chiudere, per così tutti vedono sta notifica qua, no? Che tu lo voglia o no. È interessante come cosa. Vabbè, non è interessantissimo perché fa un casino, cioè prendi un infarto ogni volta, però sembra un po' tipo The Walking Dead. C'è niente, c'è nessuno, tutto alberi per terra. Poi adesso vi mostro. Comunque sì, è stata una notataccia, cioè la scuola continuava a chiamare chiedendo se stavano tutti bene. L'allarme che andava, la polizia, sentivi le sirene, però non so cosa potesse fare la polizia cioè penso che fosse perché c'è un sacco di gente comunque per strada magari che guidava, oppure poi ci sono magari tanti, diciamo, senza tetto. Trovarsi con l'hurricane che ha fatto un casino della Madonna, cioè sì, vediamo se vede qualcosa qua. Non proprio. Lì un po' adesso vi mostro, però vabbè. Quindi sì, ci sono stati un sacco di incidenti, un tanto rumore, anche dal tornado stesso. Diciamo che io di solito ero molto tranquillo, ok, allerta tornado, vabbè, succede qua, niente di preoccupante, no? Però quando ho iniziato a sentire, a vedere le foto, il notiziario diceva che si stava avvicinando verso la città a 40 km/h. E mostrano le foto, e un po' di scaga l'ho avuta anch'io, vi dirò. Anche i miei amici mi chiamavano dicendo oh rega che scaga. In effetti. Non vanno le luci come avevo detto all'inizio video. Guys. Okay, good. So dramatic. Put some of your dark and reverb music over it. Dun. Ah! Qualcuno ha perso dei capelli. Ok, vediamo se si vede, c'è sto filo qua, perché queste case qua ora sono persino senza corrente. È arrivata una notifica che avranno di nuovo la corrente tra 4 giorni, sono passati già 2 giorni, quindi immaginate 6 giorni senza niente, no corrente, no elettricità, mamma mia, assurdo. Olivia, what are you doing? Olivia, what are you doing? What? What are you doing? Questa casa qui
non funziona, quindi boh. Ok, ora vi mostrerò il posto il posto dove hanno registrato Forrest Gump e possiamo finire il video così. Arrivederci. Scigore. Ok ragazzi, siamo arrivati alla piazza dove hanno registrato Forrest Gump. C'è scritto Chippewa Square. Metterò la foto qua. Non c'è più la panchina esatta, però se guardate lì dove c'è qua la statuina, su Forrest Gump compare questa statua qua. Quindi eccoci qua. Ora ci mettiamo nella panchina, ma non capirà quello che sto dicendo. Comunque ci mettiamo nella panchina e facciamo finta di parlare come nella clip, ok? Ok? Ok. Ok, ci siamo seduti sulla panchina. Non c'è la panchina di Forrest Gump, c'è solo il posto dove l'hanno fatto. E la statua non la vedo nemmeno più qua. Vabbè. Niente, non posso replicare la posa di Forrest Gump che sta così e parla con la tipa e fa: Mamma diceva sempre, la vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Io non ho mai visto un dog sitter, questa è la mia prima volta. Questa è un'abitazione dove molti studenti stanno, ma è fuori dal campus, quindi non è necessariamente non ci sono necessariamente solo studenti. Poi c'è sto cane. What is his name? Bear. Bear. E si va in palestra. Scherzavo, è qua. E stiamo editando il video assieme, anche se, vabbè, più che altro lei lo guarda e mi dice se va bene. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to. We don't talk anymore. What was all before?